Questo video, ragazzi, risponde a una domanda che ricorre spesso sul mio canale. Gianni, ho visto delle batterie preassemblate, tu le consigli? Posso comprarle? Come sono dentro? Ebbene, in questo video non vi dirò se secondo me potete comprarle o no, perché la scelta è sempre vostra. Però capirete la mia opinione, che è ovviamente già espressa da queste prime parole. Cioè, cosa c'è dentro queste batterie? Che celle ci sono? Che BMS c'è? C'è l'equalizzatore attivo, le saldature, le crimpature, il Bluetooth, tutti i componenti che noi mettiamo nel fai da te. Come sono all'interno di queste batterie preassemblate? Ebbene, molti di voi ricorderanno il video numero 1 che presentò le batterie a titanato di litio, veramente potenti, eccezionali. Ebbene, il caro amico del canale mi ha ridato la batteria, io l'ho aperta e abbiamo fatto tutte le modifiche che abbiamo ritenuto importanti fare a beneficio dell'amico del canale, modificando un sacco di cose. Ragazzi, sedetevi, cominciate a mettervi le mani nei capelli, voi che ce le avete, e andiamo a vedere che cosa c'è dentro queste batterie preconfezionate. Come ad esempio i cavi sottodimensionati, andremo a fare crimpature solide, cambiare le dimensioni dei cavi e quant'altro. Qui vediamo chiaramente che è stato posizionato un BMS della Daily da 250 ampere, quindi questo riesce a reggere veramente 12 kW di potenza, quindi è molto molto grosso. Chiaramente su questi inscatolati non viene messo quello con la ventola, ma viene messo questo. La carenza è sul Bluetooth, quindi abbiamo una condizione dove tra le celle a busta più queste saldature eccetera eccetera rende un po' articolato andare a modificare il BMS. Noi ci limiteremo sicuramente a crimpare meglio questi cavi in modo da portarli a una condizione ottimale di crimpatura, perché come erano crimpati prima erano messi veramente male. Andremo anche a togliere questa colla a caldo, perché non mi piace il posizionamento di colla a caldo là dove ci potrebbero essere dei surriscaldamenti. Ragazzi, siamo partiti in quarta, gomma adesiva poliuretanica dappertutto, sopra e sotto, cercando di contenere ed isolare. Poi questa colla a caldo che viene spalmata sulle viti, caso mai si dovessero svitare, ma non succede mai, mentre succede che la colla a caldo a fronte di temperature che possono salire, in quanto quando le batterie assorbono tanto o cedono tanto, salgono le temperature, i cavi anche scottano. Ebbene, questa gomma si va a spalmare dappertutto, sporcando tutto, ed è una cosa che a me assolutamente non piace. Abbiamo visto anche questi cavi, adesso andremo più a fondo per vedere che cavi sono, come sono stati termosaldati elettricamente, e scopriremo delle cose un po' particolari. Andiamo avanti, ragazzi. Se togliamo la protezione, questa termorestringente dal collegamento, e io l'ho già fatto qua dove c'è il B-, cioè l'attacco alla batteria, vediamo che qui ho fuso direttamente il cavo di rame sulla piastra di rame che è la connessione primaria. Però guardate cosa è successo, che praticamente il cavo è praticamente quasi, diciamo, rotto, nel senso la pressa ha fuso ma non ha connesso tutto il cavo, ha connesso solamente un pezzo, vedete, che diciamo non è la quantità di cavo totale, e quindi la portata non è sicuramente quella garantita. Nel tempo questo si può staccare, vedete che già facendo così si rompe praticamente filo dopo filo. Ragazzi, io qui potrei non dire niente, avete già capito voi. Un cavo che già a priori è sottodimensionato, viene elettrosaldato, schiacciato,
metà del cavo rimane fuori, cioè rimane penzolante. Se io li facevo ancora forse una decina di volte così, puff, il cavo si rompeva. Cioè non è stato fatto un lavoro che ha coinvolto tutto il pezzo di rame sulla saldatura elettrica. E questo è gravissimo perché la portata di quel cavo è molto meno. Adesso io sono andato avanti e lo vedremo anche meglio. È un cavo che non porta assolutamente la corrente per cui quel BMS è stato costruito. Ecco che staccando il BMS ho verificato che sotto praticamente c'è una oscenità di colla a caldo che lo fissa, ma indubbiamente non è un modo di affrancare le cose che a me piace. Questa è una basetta di vetroresina, sotto ci sono le batterie, le buste. Insomma, non è un lavoro che mi piace, ovviamente. Andiamo avanti. Ecco qua ragazzi, smontato il contatto primario di rame, vedete che è stato posto a pressa, a caldo, insomma qui c'è corrente e pressione che lavora per andare a saldare insieme questi due componenti, cioè tutti i fili di questo cavo, fili sottili. Il cavo è buonissimo perché sono veramente tantissimi, sottilissimi, quasi impalpabili, quindi il cavo è buono, ma cosa succede? Guardate la porzione pressata e attaccata, come in effetti è veramente, diciamo, hanno usato metà cavo, vedete? Tutto il resto è fuori e qui non c'è ovviamente trasportabilità della corrente. Qui adesso andiamo a tagliare questo cavo e gli mettiamo un terminale per congiungere il nuovo BMS che avrà il Bluetooth incorporato. A questo punto abbiamo cambiato il primo terminale e con un po' di termorestringente andremo a chiuderlo per proteggerlo. Qui cominciamo a prendere forma. Abbiamo sostituito il terminale, l'abbiamo crimpato e non saldato, abbiamo tolto tutta questa colla che veniva sparsa a caso e stiamo cominciando a pulire l'impianto. Secondo voi le sorprese sono finite? Vediamo, andiamo avanti, vediamo se tutto adesso viaggia lineare. A questo punto togliamo questo malloppo di nastro e vediamo che sotto c'è una cosa inguardabile, cioè tutti i cavi sono stati saldati invece che crimpati. Perdonatemi ragazzi, ma questa è una cosa inguardabile. Un malloppo di stagno saldato in questo modo. Andiamo a rifare anche questo con un terminale crimpato. Anche qui ragazzi rimango senza parole e probabilmente voi che state guardando il video avete gli occhi strabuzzati, ma com'è possibile unire i cavi così e poi saldare ovviamente a fiamma tutto questo stagno che può da un momento all'altro staccarsi? Ebbene, sono cose da non fare. E qui cosa hanno fatto? Hanno tagliato il cavo della Daily, hanno congiunto con questa saldatura stagno e poi via di nastro. Non sono lavori a regola d'arte. Qui c'è un errore anche della Daily perché le saldature originarie sono Daily e quindi non sono fatte bene. Andiamo avanti ragazzi perché le sorprese ancora devono finire. Dopo aver staccato il primo malloppo di colla sui contatti, ovviamente le sorprese non mancano mai, cioè questo cavo non è serrato come deve, addirittura a mano si svita. E questo sarà il cavo che sostituirò. Chiaramente questo era uno dei motivi per cui si riscaldava. Sono andate a vedere da vicino, ha anche proprio segni di scottatura. Questo cavo sarà sostituito con un unico cavo 50
millimetri quadri. Quindi questi 3 cavi da 8, 6, vediamo qua cosa dice. Sì, questo è un 6 AVG, viene sostituito con questo cavo 50 mm quadri. Insomma, la differenza si vede tutta. Qui abbiamo visto 3 errori in simultanea. Innanzitutto la batteria è rincarata di almeno una ventina di euro a motivo dei 3-4 kg di colla a caldo che è stata depositata al suo interno, tutta tolta e buttata. Poi i cavi sono 3 da 6 AVG, cioè 13,3 mm quadri, quindi 16 andiamo sui 30, è l'equivalente del 35 mm quadri, invece è stato posizionato il 50 mm quadri, perché questa batteria può erogare anche, in base a quel BMS, 12 kW e mezzo di potenza massima, che non viene retta dal 35 mm quadri. Già il 50 per brevi periodi può essere idoneo, ma neanche eccessivo. A questo punto abbiamo visto anche il terminale di questi 3 cavi neri, è di rame buono, però è sottile, e quelli crimpati poi saldato, cioè è una situazione, poi proprio avete visto è una lamettina di rame che non regge assolutamente i 12 kW del BMS della Daily. Andiamo avanti perché abbiamo qualche altra sorpresina in chiusura. Questa batteria dovrà spingere il motore di un motoscafo che consuma intorno ai 90-100 A massimi, 110, quindi questo qui è perfetto, l'ideale. Chiaramente oltre alla potenza ridotta, questo ha una cosa in più che l'altro non aveva, cioè il Bluetooth. In questo modo si possono fare tutti i settaggi e le modifiche senza difficoltà, invece l'altro era tarato già di fabbrica e quindi non si poteva fare nulla. Chiaramente ho configurato il tutto, ho dovuto posizionare i cavi, legarli, imbullonarli, crimparli e quindi adesso tutto diciamo è stato posizionato in maniera sicuramente più sobria. Questa è la sua chiusura di fabbrica. E qui abbiamo il cavo di una certa dimensione, un 50 mm quadri sul polo negativo. Qui ho dovuto mantenere questi 3 cavi rossi, cioè il polo positivo, perché dato che sono stati saldati a elettrodo sulle batterie, queste sono batterie a busta, quindi queste hanno una notevole difficoltà nella saldatura, è impossibile farlo fai da te, ragazzi. Non saldate le batterie a busta perché le lamelle uscenti non si riesce proprio a saldarle, sono insaldabili. Difatti loro hanno messo delle barre di metallo, di inox, che poi avvitato, insomma un lavoro molto difficile da fare fai da te, quindi ho preferito lasciare questo saldato, come ho lasciato il blu, il cosiddetto B-, questo blu che va al BMS, l'ho lasciato originale. Insomma è stato un po' un adattamento di tutto, però direi venuto bene. E adesso poi saranno fatti i test, quindi questa è la modifica della batteria, in modo da aver dato, vi ricordate nel primo video c'erano molte discrepanze soprattutto sui terminali che erano praticamente crimpati sulla plastica, era una cosa impensabile. Adesso chiudiamo il tutto, dopodiché mettiamo la batteria sotto carica. Ragazzi, senza comunque adesso voler esagerare, abbiamo visto passo passo tutte le discrepanze che c'erano all'interno di questa batteria. Se le vogliamo riassumere, abbiamo visto che non è confezionata, come si dice in gergo, all'origine, cioè con tutte le sigillazioni, le gomme, le antivibrazioni calcolate, studiate, elaborate, ma è stato preso un case di metallo, sono state introdotte le batterie in serie, queste a busta, molto difficili da gestire, dopodiché sono stati posizionati dei cavi, i cavi sono stati saldati a stagno, cosa bruttissima, poi con lo scotch sono stati chiusi. Ebbene, abbiamo fatto tutte queste modifiche che avete visto. L'amico del canale voleva un BMS più leggero perché lui deve far andare un motore marino elettrico che arriva a un massimo di 100 A circa, e quindi ha voluto un 120. Vi ricordo che i BMS della Daily supportano anche il 20%, anche il 30% in più della loro potenza massima, quindi lì ci sarebbe stato comodamente anche un motore da 150 A.
Quindi risparmiando dei bei soldi e prendendo questo col Bluetooth è riuscito, attraverso le modifiche che ho fatto, ad avere uno strumento che gestisca bene il suo motore, quindi una batteria dedicata. Chiaramente l'amico del canale poi mi ha informato che questa batteria adesso è stata utilizzata anche per casa, quindi l'ha trasportata nei periodi adesso autunnali in casa, dove la utilizzerà anche con un inverter tarato e settato per le LTO. Ragazzi, il video è arrivato al termine, io spero di essere stato utile aprendo questa batteria, vedendo quello che c'era dentro. Ecco perché arrivo sempre a consigliare, ragazzi, se potete fatevi le vostre batterie. Ora a breve partiranno le LTO cilindriche, perché sono in contattazione con un'azienda e quindi vedremo la reale potenza di queste batterie e costruiremo una batteria LTO finalmente, perché le problematiche sulle LTO sono ridotte al minimo. Una è la densità, ricordate, hanno una densità bassa rispetto alle LiFePO 4 e alle Li-ion, quindi la configurazione ci obbliga a comprarne qualcuna in più. E la seconda difficoltà è proprio questa, sono costose. Si sente in giro che arrivano tutte da un riciclo di usati, quindi andare a trovare, e l'ho trovata, un'azienda che fosse seria anche nel provvedere batterie nuove della Inlong, ovvero le uniche originali cilindriche, fantastiche, ebbene ci darà la possibilità di andare anche, di spaziare anche nel mondo del titanato di litio, che brevemente vi riassumo: meno 35 gradi carica e scarica, impensabile, siamo al Polo Nord, 70 gradi, 60-70 gradi di temperatura sopportabile, quindi per tutti gli amici del canale del sud Italia, Sicilia e quant'altro, batterie che rimangono anche all'esterno, nei garage, con temperature di 40 gradi in estate, bene, non succederà nulla. Hanno cariche e scariche potentissime, siamo a carica di 5C, 10C e relativa scarica, quindi abbiamo veramente potenze inimmaginabili. Quindi abbiamo la possibilità di mettere pannelli fotovoltaici dimensionati, sovradimensionati, perché le titanato di litio ricevono tutto. Ragazzi, risolta la questione del costo e altre 2 o 3 cosettine, penso che le titanato di litio, che alcuni definiscono batteria allo stato solido, anche se non è così, siano veramente il futuro. Andiamo a vedere cosa succede nel mercato, dei prezzi eccetera, e poi su questo canale partirà tutta l'ondata di progetti che riguarderà queste batterie. Come sempre, ragazzi, iscrivetevi al canale, campanella, e vi ho già detto che da gennaio partirà anche tutta una serie di premi, di regali, di situazioni per coloro che sono iscritti a questo canale in maniera permanente, che hanno deciso di iscriversi a questo canale. Buona visione, al prossimo video. Ragazzi, dove andate? Il video non è finito. Voi sapete che ogni tanto alla fine dei video faccio una sorpresa, qualcosa di particolare. Ebbene, adesso vi spiego e voglio vedere se fino a questo momento voi siete riusciti a notare qualcosa di particolare. Innanzitutto, in uno dei bulloni che io ho messo, e perché sto facendo questo spezzone finale? Per rimarcare, per farvi capire l'importanza di alcune cose che sembrano piccole. Nei bulloni di crimpatura, e magari alcuni di voi avranno detto: ma qui manca la rondella spaccata. Ebbene sì, se l'avete visto, se l'avete notato, l'avete detto a voi stessi, bene, vi faccio il mio elogio personale, state diventando dei professionisti. Quando mettiamo un terminale sul bullone e poi il dado, ci vuole la rondella spaccata che frena il dado. Ebbene, chi aveva fatto questa batteria non l'aveva messo, e io apposta non l'ho messo alla fine per vedere se l'avevate notato. Seconda cosa, ragazzi, non so se l'avete notato, ma questa batteria preassemblata, come quasi tutte, non voglio proprio dire tutte perché non le ho viste tutte, non ha l'equalizzatore attivo. Ovvero queste celle che si sbilanciano, anche le titanato di litio che si sbilanciano, non hanno chi le bilancia, perché il BMS, che ha un piccolissimo bilanciatore interno da 80-90 mA, ebbene non riesce a bilanciare le celle, soprattutto quando ci sono grandi cariche o grandi assorbimenti. Allora in tutte queste preassemblate non viene messo il bilanciatore o l'equalizzatore attivo interno. E questa è una cosa gravissima. Perché?
Perché quando le celle si scaricano, arrivano a un certo punto, magari hanno ancora, come in questo caso, metà energia disponibile, ma la prima cella che si è sbilanciata ed è andata troppo sotto, dice al BMS, io sono scesa troppo, e il BMS blocca tutta la batteria, non ci fa più erogare la potenza. Ebbene, l'equalizzatore attivo o bilanciatore attivo interno alle batterie è fondamentale e noi nel fai da te lo mettiamo sempre in questa preassemblata, in tantissime preassemblate, non c'è. Attenzione ragazzi, questo è un dettaglio che volevo farvi vedere alla fine in forma di sorpresa per vedere se eravate attenti e state diventando tutti dei professionisti. Complimenti ancora, al prossimo video.